Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale YouTube di Yamamoto Nutrition. Oggi siamo qua in palestra perché vi voglio parlare di un argomento che è molto ricorrente. Molto spesso mi scrivete per chiedermi come migliorare dei distretti muscolari carenti. Oggi siamo qua proprio per questo. Ognuno di noi nasce con comunque dei gruppi muscolari carenti, chi è sulle spalle, chi sulla schiena, chi sui glutei. L'importanza è allenare frequentemente questi gruppi muscolari e ovviamente la percezione che avete di quel gruppo muscolare mentre lo allenate. Oggi vi darò alcune tips su alcuni gruppi muscolari di alcuni esercizi, così potete usarli nei vostri allenamenti. Quindi oggi faremo schiena, spalle e glutei. Per il gruppo muscolare dei dorsali useremo la Loro Machine, questo macchinario. Potete utilizzare comunque un qualsiasi macchinario che simula questo tipo di movimento. Ci posizioneremo. Posizionate il sedile in modo tale che il vostro petto sia molto alto, riuscite a tirarlo molto su. Ok, così. Useremo come presa quella parallela. Da questa posizione manteniamo il petto alto, le spalle basse e portiamo indietro le maniglie qua verso il bacino, senza alzare le spalle, quindi senza fare questo, ma mantenendo le spalle basse e spingendo indietro. Facendo questo tipo di movimento andremo a lavorare sul centro schiena, quindi proprio sullo spessore. Per avere una percezione ancora migliore potete farlo singolo, perché riuscirete a concentrarvi molto di più su ogni singola parte, appunto. Qui potete utilizzare un sacco di tecniche, come per esempio utilizzo molto spesso le isometrie, quindi una volta che arrivate nella contrazione dove sentite la schiena lo tenete prima di riuscire a scendere, circa 2-3 secondi. Come vi dicevo, potete simulare questo esercizio o appunto al macchinario o al pulley basso, o con una maniglia, facendolo sempre singolo. In questo caso però vi consiglierei di partire con la presa prona e poi ruotarla verso il bacino. Stessa cosa se mi usate il capo basso, simulate sempre un rematore, partite sempre con la presa prona e la ruotate verso il bacino. Potete inserire questi esercizi nei vostri allenamenti. Se avete appunto la schiena come gruppo carente vi consiglio di farlo almeno 2 volte a settimana, abbastanza distanti tra loro, perché comunque la schiena è un gruppo muscolare molto grande, molto forte, quindi ha bisogno di circa comunque 1 o 2 giorni di recupero prima di poterlo riallenare. Ora passeremo alle spalle. Vi farò vedere una super serie che andrà a lavorare sia la zona laterale della spalla sia quella frontale. Laterale andiamo sulle alzate laterali, classicissime, ma le faremo a cavo basso. Vi consiglio di utilizzare invece che la maniglia una cavigliera, in modo tale che appunto non avete la presa stretta, quindi la mano sarà morbida e riuscirete molto di più a sentire la spalla, anziché comunque tutto il braccio e l'avambraccio. Ricordate mentre fate questo movimento di tenere il gomito leggermente più alto della mano. Qui per intensificare l'esercizio, contate che comunque già usando un peso molto basso lo sentite molto di più rispetto ai manubri, perché ha proprio una tensione diversa, ma potete intensificarlo ancora di più con una tecnica che sarebbe l'isomix. Giuseppe Romano molto spesso lo mette nei miei protocolli. Ogni 5 ripetizioni state 5 secondi in isometria, quindi qua in questo caso. Scendiamo e ne rifacciamo altre 5 fino ad arrivare a 15. Faremo un braccio, l'altro e subito dopo alzate frontali col disco. Lo impugnate circa a metà, teniamo le braccia semitese con i gomiti leggermente piegati e lo portiamo fino all'altezza delle spalle, tenendo sempre il petto alto.
Vedete che finendo questa super serie avrete tutto questo blocco pieno di sangue, farà malissimo. Io ho migliorato le mie spalle con queste tecniche allenandole più volte a settimana. Sono arrivata ad allenarle fino a 3 volte a settimana perché la spalla comunque è un muscolo molto piccolo, quindi riuscite a farlo più volte a settimana. Quindi se avete come gruppo muscolare le spalle carenti, provate a allenarle almeno 3 volte a settimana. Vedete che in un medio periodo avete già un miglioramento molto notevole. Passando al gruppo muscolare dei glutei, oggi vi faccio vedere 2 esercizi che non faremo in super serie, ma potete inserirli nei vostri allenamenti, magari hip thrust in questo caso nel vostro allenamento vero e proprio di glutei, invece li slancio al capo basso in un richiamo. Partiamo da hip thrust e ora ve lo faccio vedere. Potete sia farlo al macchinario se lo sentite bene sul gluteo, altrimenti col bilanciere libero, quindi vi caricate proprio voi il bilanciere, posizionate la schiena su una panca oppure su 2 step uno sopra l'altro e simulate lo stesso identico esercizio. Quello dipende dalla vostra percezione del gruppo muscolare mentre lo state allenando. Il cuscinetto in entrambi i casi, sia che sia il macchinario sia che sia il bilanciere, è proprio sul bacino, sulle anche, mentre la posizione dei piedi deve formare un angolo di 90 gradi nel momento in cui voi tirate sul bilanciere. Quindi in questo caso questo angolo di 90 gradi, quindi non più avanti e non più indietro, è un angolo di 90 gradi, in modo tale che voi con la spinta del bacino riuscite a salire fino in cima. Scendete il più possibile, da qua spingete con i talloni, spingete anche con le ginocchia verso l'esterno e ruotate il bacino verso l'alto, lo retrovergete, scendiamo bene giù. Anche qua per intensificare l'esercizio potete tenere l'isometria, quindi ogni volta che siete su tenete l'isometria almeno 2-3 secondi e poi tornate giù. Usando queste tecniche di isometria vi aiuterà a concentrarvi e a sentire molto meglio il gluteo mentre lo lavorate. Il secondo esercizio che useremo per allenare i glutei sono i slanci al cavo basso. Il cavo io lo uso non completamente basso ma leggermente più alto, circa di 2-3 step, in modo tale che mentre fate il movimento riuscite anche a allungare un pochino il gluteo verso l'alto. Quindi non partite da qua, ma riuscite a partire da qua, quindi il gluteo è già in tensione in questo movimento. Da qua, tenendovi, non ruotando il bacino, quindi concentrandovi solo sulla gamba, fate uno slancio indietro fino a circa questa altezza, fin dove sentite il gluteo, e torniamo giù. Quindi come vedete il mio bacino non si ruota, è solo la gamba che va indietro. Io faccio anche una rotazione della punta del piede verso l'esterno, quindi da qua lo ruoto verso l'esterno fino in cima. In questo modo sentirete molto di più la zona del gluteo alto. Anche qua, come in ogni esercizio per i glutei, quindi qualsiasi esercizio voi facciate, vi consiglio sempre di tenere qualche secondo di isometria quando siete in cima. Quindi anche qua lo terremo 2-3 secondi e torneremo giù. Con oggi vi ho fatto vedere alcuni esercizi di alcuni gruppi muscolari che potete utilizzare nei vostri allenamenti. Mi raccomando, taggatemi e taggateci se li provate e scrivetemi per i vostri feedback. Mi farebbe piacere potervi aiutare e insegnare come poter migliorare dei gruppi muscolari. Ovviamente per migliorare questi gruppi muscolari è importantissimo l'allenamento, ma come ben saprete è importante anche l'alimentazione e l'integrazione. Come integrazione vi consiglio pre-workout di usare le protesamine, che vi aiuteranno appunto durante il vostro allenamento, mentre intra-workout per mantenervi idratati, Hydro Elite. Iscrivetevi al canale di Yamamoto Nutrition, lasciate un like e attivate la campanella per rimanere sintonizzati sulle nostre prossime uscite.